Bentornati nell'antro di Max. Oggi parleremo di una cosa che angustia la maggior parte dei miei bimbi disegnatori. Almeno una volta alla settimana qualcuno dice: Ma com'è possibile che? Ma partiamo dall'inizio. Perché lui barra lei è famoso e tu no? E con questo tu intendo anche me. Ci sono delle robe online, e con robe d'ora in avanti intenderò canali di YouTube, pagine di Instagram, canali di TikTok, qualsiasi tipo di social che permetta di avere una propria pagina e avere un numero di follower e di like, visualizzazioni o quello che sia. Com'è possibile che online ci siano delle robe che hanno migliaia di follower immotivati? Ci sono ovviamente da un lato dei canali che rispecchiano esattamente il numero di follower che meritano o che comunque diciamo che è un'idea piuttosto chiara di come hanno raggiunto quella quantità di fama, quella vastità di pubblico. Un esempio che tiro spesso fuori nell'ultimo anno e mezzo più o meno è il canale di Spazio Grigio, perché è palese come ha fatto a raggiungere quella quantità di seguito. Ha preso un format che già funzionava in America, l'ha preso paro paro, l'ha portato in Italia come fece, se non ricordo male, tipo una decina di anni fa Clio Make con i video di trucchi. Quindi di fatto ha preso una cosa che già funzionava ma che in Italia esisteva scarsamente e ha fatto tutti i compiti a casa, perché le thumb sono perfette, i titoli sono perfetti, studiati, i temi che tratta sono al passo coi tempi, è tutto assolutamente perfetto, e l'intro col tac 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 dove compare semplicemente la scritta Spazio Grigio. È un canale che tratta di minimalismo ed è tutto minimal, dagli sfondi, di contenuti, la parlata che è molto calma, un accento russo, diciamo è molto particolare anche quello, e quindi aiuta a rendere i suoi contenuti interessanti proprio uditivamente parlando, perché è particolare, lei è particolare, ha questo taglio squadrato bianco minimal che tra l'altro ricorda moltissimo la versione in negativo di Marie Kondo, che prima di lei era un giapponese che insegnava come mettere in ordine la propria casa e la propria anima assieme, quindi funziona tutto. Addirittura il suo gatto è grigio, che non penso l'abbia scelto per quella ragione lì, ma perché le piaceva semplicemente il gatto, però funziona bene anche il gatto. Un bel gatto! È la fine del mondo per me, ci terrei molto a riaverlo. Ed è una cosa geniale, io l'ammiro tantissimo come venditrice perché è riuscita a mettere su un impianto talmente funzionante in cui predica il minimalismo, bando al superfluo, risparmiamo, non compriamo cose non essenziali alla nostra felicità, e passa letteralmente metà del tempo su Instagram a linkare, a spammare roba assolutamente inutile, vegan e bio, e la gente gliela compra. È un cazzo di genio. Ho un'ammirazione per sta donna che voi non capite. Riesce a dire A e a fare B e non sembrare incoerente. È qualcosa che io non avrò mai e che invidio tantissimo, perché come venditrice faccio veramente schifo. Mi sono sempre venduta molto male, e se ho avuto successo nel mio lavoro è per le qualità professionali, non certo perché le vendevo bene, perché ero di quelle che tipo, ma sì, non lo so se lo so fare. Per fortuna sono riuscita ad andare avanti con altro, e col tempo ho tirato fuori anche un po' le spalle dritte, diciamo. Ergo, esistono delle robe online che le vedi e dici cazzo, per forza ha tutti quei follower, ma d'altro canto, e sono queste quelle che fanno veramente fastidio, e dopo anni e anni e anni e anni ammetto che è ancora una delle cose che da Chito mi fa salire la rabbia, mi fa montare il fastidio più di tutte, è vedere delle robe con migliaia di follower e non capirne il perché. E la risposta a questa domanda del perché lui è famoso e tu no, purtroppo non vi piacerà. Il problema è che noi lo sappiamo benissimo perché sono famosi, perché guarda caso di solito sono o canali che fanno solo robe di fan art, o pagine che fanno solo cose pucciose, o pagine che fanno solo cose con le tette. Sono generalmente delle nicchie molto specifiche. Qualcuno che fa immagini di un certo film, un certo cartone, un certo manga, qualcuno che porta avanti dei personaggi da tempo, in qualche modo una storia alla quale ci si appassiona, dei personaggi ai quali ci si affeziona. Ci sono una marea di cose che fanno per sopperire alla mancanza di talento, o comunque al fatto che non sono eccezionali. C'è da dire anche che molto spesso queste pagine sono più grosse di quelle di persone veramente talentuose, perché quelle persone lì sono meno dedite al marketing, perché magari o non gli interessa semplicemente avere più follower, o sono più impegnati a creare i contenuti e quindi vedono i social come delle cose che hanno, in cui ogni tanto postano quello che fanno ma senza badare troppo al seguito. Ogni volta che vedo una di queste pagine mi dico: ma perché questo ha tutti sti follower e io no?
In realtà la risposta la so, è che non voglio ammetterlo, perché se io oggi mi mettessi con la loro stessa costanza a disegnare solo Pokémon, cosini puccettosi o quello che è, so che nel tempo arriverei a fare i loro follower. La verità è che a me di disegnare quelle cose non me ne frega un cazzo. A volte alcune di queste pagine, se andate a vedere la cronologia, vedete che esistono da 10 anni. Per forza di cose, il portare avanti una cosa per tanto tempo, i risultati li dà, perché basta che una volta, 2 volte un tipo di contenuto che fanno diventa virale o comunque viene visto da molte persone e bam, quello gli dà un bello spintone in avanti. E più cresci, più è facile che questo succeda. 10 anni fa e passa avevo un canale dove facevo disegni e non mi insiculava nessuno. All'epoca cominciarono ad andare tantissimo i video di truccatrici, 15-13 anni squinziette, che si spatocciavano in faccia e facevano migliaia di visualizzazioni. Io non capivo perché. In realtà lo capii talmente bene, evidentemente è un trend che in questo momento tira e quindi o ti lamenti che loro hanno tante visualizzazioni o cavalchi la stessa onda. O muori da eroe, o vivi tanto a lungo da diventare il cattivo. Secondo voi perché il mio canale si chiamava Digital Makeup? E cominciai a fare trucchi digitali. Dopo poco mi ruppi il cazzo però perché veramente non era il mio habitat, ma qualcuno mi chiese: Come fai a fare quella cosa lì? potrei fare dei tutorial di Photoshop, ed è il modo in cui ho cominciato il mio canale, ma fondamentalmente tutti voi siete sufficientemente intelligenti da capire come funzionano le cose. In casi più rari si tratta di persone che hanno un parente, amico, moroso, morosa, che magari gli ha dato una spinta o hanno fatto una collaborazione grossa con qualcuno di conosciuto. È abbastanza facile che ci sia una botta di crescita. Ovvio che se il contenuto è scarso questa cosa sarà comunque limitata. Se il contenuto fosse ottimo, quella spintarella lì basterebbe attirare una vagonata di nuovi follower a quella persona. Esistono anche persone che pagano, perché sia su Instagram che su YouTube è possibile pubblicizzare i contenuti. Giusto stamattina uno dei soliti disegnatori ha postato la pagina di questa tizia su Instagram che compariva con un disegno inguardabile, non è una cosa tipo opinabile, era veramente una merda, con scritto grazie a tutti per i 50.000 follower, e questa era una pubblicità a pagamento. La cosa divertente è che poi andando a cercare quell'account aveva 9.000 follower. Sai, questo mi fa pensare. E quell'immagine lì che aveva postato aveva ben 17 like. Quindi non solo aveva pagato per sponsorizzarsi, aveva anche mentito sulla quantità di follower per incuriosire le persone ad andare a vederla. Dove manca il talento in certi ambiti, tanto lo fa la convinzione e il cercare modi di vendersi. Quelli che mancano a me e a tanti altri disegnatori, purtroppo. Il modo in cui io ho risolto questo costante fastidio nel vedere tizio o tizia famoso e motivato è andare a vedere la cronologia, perché spesso hanno magari 400.000 post e i primi ovviamente erano piccoli, poi magari ce n'era una fan art di un personaggio famoso e è cresciuto un pochino, poi dopo un tot un altro disegno gli è andato bene. Il rendersi conto che questa persona non è diventata famosa dall'oggi al domani, ma che ha impiegato il suo tempo per farlo, in genere ridimensiona la cosa. L'altra cosa che faccio spesso è quella di domandarmi: qual è il punto di forza di questo canale? Disegna gente che tromba dalla mattina alla sera. Sarei disposta a farlo per diventare famosa? No. Il fatto di rendersi conto che potremmo farlo anche noi, ma non è il modo che vogliamo seguire, tendenzialmente aiuta a ridimensionare il fastidio. E un'ultima cosa, quella più importante forse, è che essere famosi o avere successo non sono lo stesso piatto, sono due cose molto diverse. Tutti i follower che ho avuto su YouTube mi hanno fatto conoscere un sacco di persone con cui ho fatto dei progetti molto belli, ma nella cosa che io reputo il mio successo maggiore, che è quello di fare libri per bambini, tutto questo non ha avuto nulla a che fare, perché l'ho trovato in tutt'altra maniera mandando un portfolio a un'agenzia. A loro che io avessi 0 follower o 100.000, 1000, non lo sapevano, non gli interessava. Qualsiasi sia il vostro desiderio lavorativo, la cosa che vi farà svegliare la mattina contenti, non necessariamente necessita di avere dei grandi numeri. Quelli sono una soddisfazione in più, ma non sono la cosa fondamentale da seguire, a meno che il vostro sogno non sia avere un canale di YouTube di successo o qualcosa del genere. Sperando di avervi rassicurati sul fatto che non siete un numero e i numeri non sono così importanti, e se li volete sapete i modi che potete usare per raggiungerli, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di una vita piena di successo.
Non so come cazzo devo finirla, non me lo ricordo più.